anche oggi nel mio angolo creativo. Oggi insieme andremo a lavorare questo portamonete veramente molto semplice da fare, credo il più semplice da fare in assoluto, anche per le principianti. Un portamonete con questa chiusura, vedete, clic clac, che devo dire che rispetto a tante altre che usate è veramente ottima. I materiali che vado ad usare li trovate dalla Merceria Vigliotta. Io uso questo cotone numero 5 sfumato, bellissimo veramente, di colore lilla e viola. Ho abbinato poi questa chiusura, vedete, con questi pomellini lilla, quindi potete fare veramente degli accostamenti molto carini, quindi anche per i regalini che dovete fare, insomma, si prestano veramente bene. In più lavoreremo, vedete, in modo che il nostro portamonete, anche se andiamo a lavorare un semplice cerchio, abbia una base, quindi uno spessore, vedete, per le monete, per i soldi, insomma per qualsiasi cosa voi vogliate mettere all'interno di questo portamonete. La misura è di 8 cm della chiusura, quindi la chiusura è di 8 cm. Chiaramente il nostro borsellino avrà questo diametro di 8 cm. Potete acquistare ovviamente le chiusure più grandi e seguire lo stessissimo metodo che vi faccio vedere. Per acquistare gli stessi materiali o comunque gli stessi materiali ma in altre colorazioni, nel box informazioni vi metto tutti i contatti per contattare ovviamente la Merceria Vigliotta e per acquistare. Contatterete per i materiali Michele e Federica, che sono veramente dei professionisti per quanto riguarda i filati, e quindi sono certa, come mi sono trovata bene io, vi troverete bene anche voi. Detto questo, passiamo al tutorial. Per il nostro tutorial ci occorrerà questa chiusura, vi dico anche i centimetri che vado ad utilizzare io, è di 8 centimetri, più un filato di cotone numero 5. Allora, io uso il cotone numero 5 della Merceria Vigliotta. Allora, mi piace tanto questo cotone, io ve lo consiglio perché ha una torsione facile da lavorare, in più ha questi colori fantasia, quindi voi potete abbinare, vedete, io ho preso la chiusura con questo colore di lilla, un lilla molto leggero, abbinandolo ad uno sfumato. È chiaro che ognuno poi può fare i suoi abbinamenti, quindi anche per fare dei regalini, sinceramente questa creazione è veramente molto adatta. Allora, io personalmente ho, vedete, arrotolato il filo in doppio, quindi mi sono aiutata con un pezzetto di carta e ho avvolto il filo in doppio, ok? Quindi fate anche voi la stessissima cosa, perché così il lavoro vi viene più spesso. Se poi vi piace un lavoro più sottile, potete tranquillamente lavorarlo anche a filo singolo. Allora, una volta che abbiamo messo, vedete, il nostro filo in doppio, andiamo ad usare l'uncinetto 3,5. Iniziamo la lavorazione con un anello magico, quindi io formo, vedete, la mia X in questa maniera qui, infilo l'uncinetto così, prendo il filo e mi aggancio lavorando il primo punto con una catenella. Adesso all'interno andiamo a lavorare 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse e chiudiamo, vedete, il nostro anello magico. E vado a chiudere sulla prima 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e questa, vedete, è la mia prima maglia bassa. Ovviamente facciamoci un po' di spazio per entrare, quindi individuatela bene, non saltatela ovviamente, perché altrimenti poi il lavoro non viene bene se noi saltiamo i punti. Quindi entriamo nella prima maglia bassa e iniziamo a lavorare in ogni punto 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Io vado a lavorare in totale 12 punti, quindi 2 nel primo, 3, 4, 5 e 6, 2 nel prossimo, 7,
e 8, ancora 2 nel prossimo, 9 e 10 e nell'ultimo 11 e 12 punti. Adesso qui mettiamo il nostro marcapunti, perché in questa maniera qui riusciamo praticamente a capire dove iniziamo e dove finiamo la riga. Adesso abbiamo lavorato 2 punti in ogni maglia bassa, adesso alterniamo, lavoriamo un punto basso nel prossimo e un aumento in quello dopo, quindi 2 maglie basse nel prossimo. Di nuovo una maglia bassa nel prossimo e 2 in quella dopo. E andiamo a proseguire in questa maniera qui, quindi alternando una maglia bassa, 2 maglie basse in quello dopo, fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, un po' prima del marcapunti abbiamo l'ultima sequenza da lavorare, una maglia bassa nel prossimo e dove abbiamo il marcapunti il nostro aumento, quindi io terminerò sempre la riga con l'aumento dove ho il marcapunti. Quindi se avete lavorato correttamente anche voi avete lo stesso risultato. Adesso dobbiamo proseguire lavorando, aumentando quelle che sono le maglie basse come si presentano, quindi nel prossimo lavoreremo 2 maglie basse come si presentano e nel terzo un aumento, quindi una maglia bassa come si presenta, la seconda maglia bassa come si presenta e nella terza lavoriamo un aumento, quindi 2 maglie basse nella terza. Quindi lavorate 2 maglie basse come si presentano e nella terza un aumento con 2 maglie basse. Anche qui vedete a fine riga, se abbiamo lavorato correttamente abbiamo 3 punti da lavorare, quindi 2 maglie basse come si presentano, uno e un'altra nel prossimo, e dove abbiamo, vedete, il marcapunti, 2 maglie basse, quindi il nostro aumento, e rimettiamo il nostro marcapunti. Ora andiamo a lavorare 3 maglie basse come si presentano, quindi 1, 2 e 3 maglie basse e nella quarta lavoriamo 2 maglie basse, quindi il nostro aumento. Quindi lavorate 3 maglie basse come si presentano e nel quarto il nostro aumento. Iniziamo adesso la prossima riga lavorando 1, 2, 3 e 4 maglie basse come si presentano e nella quinta il nostro aumento. Quindi lavoriamo 1, 2, 3 e 4 e nella quinta lavoriamo il nostro aumento. E lavoriamo in questa maniera qui per tutta la riga, 4 maglie basse come si presentano e un aumento. Iniziamo adesso la prossima riga lavorando 5 maglie basse come si presentano e nella sesta lavoriamo un solo aumento, quindi lavoro 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse come si presentano e nella sesta lavoro un aumento, 2 maglie basse, vedete, nello stesso punto. Quindi anche per questa riga proseguite lavorando 5 maglie basse come si presentano e nella sesta un aumento. Iniziamo quindi adesso la prossima riga lavorando 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse come si presentano e nella settima lavoriamo 2 maglie basse, quindi il nostro aumento. Quindi per questa riga lavorate 6 maglie basse come si presentano e nella settima un aumento.
Terminato questo giro, abbiamo terminato praticamente la nostra larghezza. Allora, che nei miei centimetri sono 8 centimetri, vedete proprio la larghezza, la stessissima larghezza della mia chiusura. Ok, quindi io arrivo all'aumento di, vi faccio vedere, allora ecco, arrivo 1 2 3 4 5 6 a quello di 6 maglie basse e un aumento, quindi in totale sono 1 2 3 4 5 6 7 ed 8 righe. Ok, adesso noi dobbiamo andare a lavorare la nostra, vi spiego, la nostra chiusura, ve lo spiego perché così potete anche usare delle chiusure più grandi una volta che capite il meccanismo. Allora, dove sono, vedete, col marcapunti, faccio in questa maniera qui, per non far scappare il punto lo metto qui e vi faccio vedere. Andiamo praticamente a poggiare la chiusura in questa maniera, l'apriamo e dobbiamo tenere presente che noi dobbiamo cucire, quindi vedete io questa parte qui dove ho la lavorazione la metto così, vado ad affiancarmi per capire più o meno quando andrò praticamente, vedete, a cucire lo spazio che rimane qui nei lati, quindi faccio così e dove vedete questo spazio, ma avrò anche da quest'altro lato un po' di spazio che devo andare a fare un giro di andata e ritorno, quindi anche di qua io che cosa faccio? Vado a mettere anche di qua un marcapunti, perché adesso vado a lavorare ovviamente al contrario, quindi andrò a girare e a lavorare in questa maniera qui, quindi sono così, vedete, e so che qui più o meno metto il marcapunti così, quindi lascerò 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 e 21 punti. Ok, quindi questi 21 punti saranno quelli che andranno inseriti all'interno del mio borsellino. Adesso io mi trovo in questa maniera qui, mi aggancio ovviamente di nuovo alla mia lavorazione e giro il lavoro, vedete, giro il mio lavoro. Io non faccio la catenella per facilitare le principianti, voi fate come preferite. Entro subito, vedete, nel punto dove ho girato e faccio la mia maglia bassa. Per sapere dove, per non imbrogliarvi dove dovete entrare, potete rimettere, vedete là, il marcapunti sulla maglia bassa. E adesso vado a lavorare delle maglie basse senza fare nessun aumento, quindi in ogni maglia bassa, vedete, lavoro una maglia bassa in questa maniera qui, maglia bassa in ogni maglia bassa, fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo l'altro marcapunti. Arrivo, vedete, dove ho l'altro marcapunti, lo tolgo e lavoro l'ultimo maglia bassa per questa riga, giro di nuovo, vedete, il mio lavoro e realizzo un'altra riga, quindi dove ho, vedete, subito sull'uncinetto lavoro la mia maglia bassa. E anche qui, se preferite, potete andare a mettere il vostro marcapunti per non perdere il segno dove dovete entrare. E adesso guardate, in ogni punto lavoro una maglia bassa. Fino ad arrivare all'altro marcapunti. Quando arrivo, vedete, dove ho il mio marcapunti, lo tolgo, lavoro l'ultimo punto da lavorare, quindi l'ultima maglia bassa da lavorare, e adesso a questo punto taglio ovviamente un pochino di filo più abbondante e semplicemente sfilo in questa maniera qui. Ok, adesso dobbiamo andare a realizzare identico a questo pezzo
un altro, quindi andate a realizzare un altro praticamente identico. Come potete vedere, io ho realizzato, vedete, le mie due parti identiche che adesso andrò a sovrapporre, quindi una fronte l'altra, dritto contro dritto, quindi il rovescio, vedete, è verso di noi. Io ho già infilato il mio ago a punta tonda e devo andare a cucire, vedete, le due parti uno fronte l'altro. Allora qui abbiamo, guardate, qui ho il filo, quindi l'ultimo punto che ho lavorato, vado frontalmente nell'ultimo di qua e poi faccio questo in ogni punto, quindi entro in ogni punto prendendo le due asole e vado a cucire e andiamo chiaramente a cucire fino alla fine. Arriviamo, vedete, alla fine della nostra cucitura e fissiamo gli ultimi punti ed ecco qua, vedete, questo è proprio l'ultimo, uno e l'ultimo punto, in questa maniera qui. Adesso io lascio ancora il filo così prima di andare a fissare, perché vado a capovolgere la mia lavorazione in questa maniera qui. Vedete, noi abbiamo realizzato praticamente un po' di laterale e devo andare a cucire la mia chiusura. Quando questo bordo che noi abbiamo lasciato andremo poi a cucirlo, vedete, su se stesso per chiuderlo, perché altrimenti praticamente dobbiamo trovare una volta che abbiamo fissato, andiamo a fissare bene per fare in modo che non fuoriesca nulla da questo spessore, vedete, questo piccolo spessore che abbiamo realizzato. Adesso come vado a cucire la mia chiusura? Allora, io vado ad usare un filo di nylon, questo perché è molto resistente, 0,35, è un semplice ago che uso anche per il cotone. Allora, guardate, noi dobbiamo tenere presente che il nostro cordino, la nostra lavorazione, scusate, in questo caso il cotone, deve entrare all'interno qui. Quindi io mi allineo così, guardate, qui ho il filo di nylon, entro lo entro prima dentro così, guardate, perché magari avendo, guardate, il nodino devo entrare per bloccare il mio nodino, quindi entro prima al centro qua, quindi è solo nel cordino che sono entrata, vedete, ho bloccato perché ho fatto un nodino all'estremità del mio filo. Poi inizio ad entrare qui, vedete, dove ho chiaramente, guardate, dietro, vedete, questa parte deve essere infilata bene all'interno, quindi voi aiutatevi con le mani ovviamente. Poi entro in quello dopo, quindi da dietro cerco di individuare ovviamente il foro, eccolo qua, ed entro così. Con la telecamera chiaramente non è semplice farvi vedere la cucitura, però almeno insomma cerchiamo di capire bene il sistema. Sono così, guardate, eccomi qua, entro nel prossimo. Allora, guardate, io ho anche fissato l'altra parte, guardate, faccio capitare praticamente al centro, vedete, questo che è la giuntura delle due parti, le ho fatte capitare al centro, ho messo un marcapunti per bloccare un pochino, così mi aiuto, vedete, è più semplice, anche perché così non rischiamo di tirare troppo e magari non viene bene la nostra cucitura. Adesso quindi andate a proseguire, quindi io sono entrata, come ho fatto vedere, adesso entro nel prossimo. Ogni volta che man mano che andiamo a cucire, ovviamente facciamo con le mani così per essere sicuri che entri. Qui abbiamo, vedete, la cucitura, io adesso devo andare di qua, e quindi vado a proseguire con la mia cucitura.
quindi proseguite fino alla fine. Arrivo, vedete, alla fine, quindi gli ultimi punti da cucire, vedete, io sono col filo sempre di qua, entro di nuovo ovviamente dove qua sono uscita, vedete qui ho l'ultimo punto, infilo l'ago per farvi vedere, ci entro di nuovo così, tolgo il marcapunti che mi aiutava a tenere fermo il punto e vado a cucire il punto, questo qua, così. Adesso che faccio? Entro di nuovo, vedete, come se volessi tornare indietro ed entro di nuovo qui, quindi qui sono entrata 2 volte. Adesso questa parte, vedete, interna così, faccio una piega in questa maniera, vedete, così, piego proprio così la parte, la piego e con il filo di nylon vado a cucire, quindi approfitto che già ho il filo di nylon da questa parte, perché dall'altra abbiamo il cotone, di qua invece non abbiamo nulla, e vado a fissarla, quindi diamo dei punti di fissatura in questa maniera qui. Ok, quindi abbiamo, vedete, chiuso, anche se poi qui è aperto, vedete, più largo, però dobbiamo chiudere, ok? Possiamo farlo anche dopo, poi magari lo fissiamo meglio. Io adesso ho solo iniziato e lascio così. Adesso devo andare a fissare ovviamente quest'altra parte, ok? Poi di qua faremo la stessissima cosa, vedete? Vado ad infilare ovviamente altro nylon nel mio ago, faccio sempre il mio nodino. Vedete, faccio sempre, come vedete, il lago è quello sottile, il classico per il cotone. Aspettate, perché in telecamera ovviamente non riesco a infilarvelo, ecco qua, perché non ci vedo bene. Qui facciamo sempre il nodino e iniziamo anche da quest'altra parte. Allora anche di qua io mi aiuto con un marcapunti per bloccare, vedete, proprio il centro, visto che i fori sono belli grandi, quindi queste chiusure ve le consiglio perché hanno dei fori grandi e anche chi non l'ha mai usati praticamente può stare tranquillo che riesce senza alcun problema. Ecco qua, fissiamo e andiamo a chiudere il nostro marcapunti, ecco qua. E adesso inizio a cucire ovviamente da quest'altro lato, quindi come abbiamo fatto di là, vedete, qui abbiamo la parte centrale così e qui andiamo ad infilarci come abbiamo fatto di là, quindi il nodino andrà sempre all'interno, vedete, del nostro cordino, quindi faccio sempre così all'interno del cordino per bloccare il nodino, così, vedete, e poi vado all'interno del foro della chiusura, entro di nuovo nello stesso punto, quindi nello stesso foro, e poi piano piano vado a chiudere ovviamente tutti, a cucire tutti i fori. Quindi mi posiziono, vedete, all'interno, andiamo a sistemare prima ovviamente e piano piano andiamo a cucire, quindi in ogni foro entro, guardate bene, rientro di nuovo dove sono uscita e poi affianco, entro di nuovo dove sono uscita e poi, vedete, affianco di nuovo dove sono uscita e poi affianco. Quindi andiamo a completare la cucitura fino alla fine. Anche qui, vedete, sono arrivata alla fine e adesso piego, qui ho l'apertura, la piego così e vado a cucire questa piega con il filo di nylon. Mi aiuto, vedete, con il filo di nylon in questa maniera qui e vado a chiuderla ovviamente bene bene, in modo che quando mettiamo le monete o qualsiasi cosa, insomma, mettiamo,
non rischiamo che nei lati possa fuoriuscire ovviamente il nostro contenuto. Quindi andiamo a fissare bene bene, a fare questa cucitura alla piega bene bene. Una volta che vedete il nostro borsellino è stato cucito, abbiamo questo risultato, quindi veramente niente di più semplice, quindi è adatto veramente a tutte, per le principianti, per tutte quelle che vogliono fare dei pensierini o comunque personalizzare il loro portamonete. È molto carino, vi consiglio di acquistare questo tipo di chiusura alla Merceria Vigliotta perché veramente l'ho trovata ottima, perché i fori non sono piccolissimi, anche l'apertura, cioè questo spessore, vedete, è ottimo perché riesce ad entrare praticamente la lavorazione tranquillamente, quindi io personalmente l'ho trovata veramente ottima. Quindi vedete, una volta che chiudiamo il nostro borsellino non fuoriuscirà nulla perché abbiamo chiuso bene e quindi sarà tutto all'interno ben saldo. Io spero come sempre che il tutorial vi sia piaciuto. Se vi va potete abbellire ovviamente anche con delle decorazioni, dei fiorellini. Io per ora non so se lo abbellirò perché già così, insomma, essendo una fantasia, mi piaceva già così. Io vi saluto al prossimo tutorial.